Hai mai avuto la sensazione di essere vicino a trovare il trucco perfetto? Il metodo sicuro? Io l'ho provata. Ero convinto di poter battere il sistema e questa convinzione mi ha trascinato sempre più a fondo. La mia attività da consulente cresceva, guadagnavo di più, avevo più soldi a disposizione, avevo anche più esperienza e sapevo esattamente dove investirli: roulette, scommesse e casino online. Pensavo di essere furbo, pensavo di essere diverso dagli altri, pensavo di avere il controllo. In realtà era il gioco che controllava me. Tra il 2015 e il 2016 la roulette è diventata la mia ossessione. Non c'era un video che non avessi visto, non c'era un forum che non avessi letto, non c'era un canale Telegram che non avessi controllato. Cercavo lo schema perfetto, la strategia che mi avrebbe permesso di vincere costantemente. 10-15 account aperti solo per testare le strategie. E così osservo, studio, analizzo. Creo fogli Excel per annotare tutto. Casinò, strategie, risultati. Ma c'era un problema. Anche i casinò mi studiavano. Avevo letto che le roulette automatiche analizzano il comportamento dello scommettitore. Se individui un pattern vincente, il sistema lo corregge. Ma io non mi fermavo e passavo alle roulette live con croupier. Trovavo schemi ovunque. Ad esempio, se il croupier lanciava spesso la pallina su una zona del tavolo, io puntavo lì. Vincevo per giorni. Poi perdevo tutto in una notte e ogni volta tornavo al punto di partenza. Ok, questa volta ho capito. Ho solo sbagliato qualcosa. La prossima sarà diversa. Spoiler, non è mai stata diversa. A un certo punto mi rendo conto che da solo non ce la faccio. Forse c'è qualcuno che ha davvero trovato il metodo vincente. E lo trovo. Un guru online vende un sistema infallibile. Costo 300 euro. Non solo, si offre anche di giocare per me. Se vinciamo, dividiamo la vincita. Suona bene, vero? Peccato che fosse una truffa. Perdo i 300 euro. Il guru sparisce. Anni dopo mi chiamano i carabinieri perché aveva truffato centinaia di persone. Sono stato uno dei fortunati. C'è chi ha perso migliaia di euro. Ma io ancora non avevo imparato la lezione. Ma il vero tradimento non fu il guru, fu il mio orgoglio. Pensavo, se perdo è colpa sua. Se vinco sono un genio. Il gioco d'azzardo ti fa mentire, anche a te stesso. Nel 2016 scopro un nuovo mondo, le scommesse sportive, ma fatte in modo intelligente. Si chiama betting exchange. Qui non scommetti contro il banco. Qui tu stesso diventi il bookmaker. Puoi puntare su un evento oppure puoi bancare, cioè scommettere che non succederà. In teoria, con i numeri giusti, potevi trovare quote vantaggiose e fare profitti. Io studio tutto. Mi iscrivo a una piattaforma. Pago per un servizio che analizza le quote di valore. E sapete cosa succede? Vinco, perdo, vinco di nuovo, perdo tutto. Sempre lo stesso schema. Ma il problema non era il sistema. Il problema ero io. Perché io non giocavo con strategia. Io giocavo per sentire l'adrenalina. Il calcio era diventato un'ossessione. Seguivo più partite contemporaneamente, ma non vedevo i giocatori, non vedevo le azioni, vedevo solo frecce su uno schermo. Freccette che si muovevano e indicavano il possesso palla. Freccette che mi facevano salire l'ansia. Ero diventato dipendente dalle freccette. Gli amici mi prendevano in giro. Vai a casa a vedere le freccette? Io ridevo, ma dentro di me sapevo che c'era qualcosa di sbagliato. Passavo ore a fissare lo schermo. Vincevo qualcosa, lo rigiocavo. Perdevo? Depositavo altro. Era un loop. E il conto in banca? Più o meno in pari, dicevo. Ma più o meno nella dipendenza significa che stai affogando. La verità è che il seme della dipendenza era già dentro di me. E io non me ne rendevo conto. Pensavo ancora che il gioco fosse solo un gioco. Pensavo ancora di poter smettere quando volevo. Ma la verità è che non stavo giocando. Ero io ad essere giocato. E tu? Sei sicuro di avere il controllo? Vuoi sapere come è andata avanti la mia storia? Iscriviti al canale. Metti like. E se hai vissuto qualcosa di simile, scrivilo nei commenti. Ci vediamo presto.